c'è un'altra sedia? Sì, la prendo io, quella mi si qua, che me ne serve. Mi dispiace. No, ci mancherebbe. Hanno messo solo 3 micro. Sì, va bene, me ne serve. The guy's taking it for the TV. Sera. Ok. No problem. Chi inizia? Funziona, prova 1, 2, 3. No? Qua è accesa, ma Anche qui il segnale c'è, però. voi in camera ce l'avete? Voi sentite? Loro ce l'hanno. Ciao, come stai? No, the microphone works. The problem, come si dice Martin, casse in inglese. The speakers. The And the speakers, problem is that there's no sound coming through the speakers. They can hear us in the. They can hear us. The cameras are picking up, but not the. Ma se lasci il microfono speakers. qua, dai, te lo spostiamo, lo metti qua in mezzo, senti tutte e due. Tanto a te non serve la traduzione. Perché? Lo metti qua in mezzo loro due. L'unica cosa è che, scusami, Vai, te lo metto così. tu quando parli. Parlo così? Allora dai, vabbè, facciamo la prima domanda poi mi sposto. Posso anche tenerlo se vuoi. Vabbè, hai lavorato per la Rai, quindi dai. Quindi. Va bene, dai. Allora, te lo metto Vai, lascialo qua, dai, così penso che prenda, dai. Vai, Matteo. Mi sono fatto una provocazione. L'Everton ha detto malissimo in campionato, il ultimo, quindi penso che abbia pensieri verso la Premier League, è già eliminato dall'Europa League, una partita semplicissima. No, magari. Non. Aspetta, magari devi tradurre? No, dopo. No, traduco dopo. Tutto Sì, dopo. sì. No. Quando viene a giocare in Inghilterra non ci sono mai partite semplici, è chiaro che l'Everton è ormai eliminato dall'Europa League, però noi sappiamo che questi campi sono sempre e queste squadre sono sempre difficili da affrontare, quindi su questo non ci sbagliamo. Perhaps what I'm saying is a bit of almost be a little bit provocative, but given that Everton are struggling in the Premier League at the moment, given that they're already out of the Europa League, so their focus is on the Premier League, so really it should be pretty easy for you tonight, shouldn't it? Well, obviously, when you play these kind of games in England, they're never simple, never straightforward, never easy. Everton may well be out, but coming to a stadium like this one, playing against a team here in England is always tough, so we're not going to make any mistake of thinking that it's already done and dusted. Rispetto a Milano pensa di cambiare parecchio informazione, visto che poi lunedì avete un turno di campionato sulla carta facile, poi non è mai niente facile. Insomma, sarà la migliore formazione quella domani? Sì, ma è così sempre. Era così anche a Milano, sarà così anche domani. Sono partite e sarà così anche con lunedì. No, rispetto a altre volte abbiamo il vantaggio che giochiamo di giovedì e poi potremo giocare di lunedì. Questo non era successo ad esempio dopo Cipro e credo questo ci possa permettere di recuperare meglio poi in campionato. I would imagine that you may well think about making quite a few changes to your lineup tomorrow, given that you had a tough game at Milan at the weekend, but then again you're not playing again until next Monday, so you've got a bit more extra time, so perhaps you will put out your strongest team. Well, the answer to that is that of course we always want to put out our strongest team, a team that's capable of winning. I think that that's always our philosophy. This time around it's a little bit different in the sense that we're playing tonight tomorrow on a Thursday, we're not playing again until next Monday, which wasn't the case the last time we played away in Cyprus, so this means the players will have a bit longer to recover after tomorrow night's game, so we're in a better place to put out the best team, a strong team. Vorrei fare una domanda per Martin, hai giocato qui? Aspetta, fagliela. È già partito. Aspetta. Sì, scusa. Volevo fare una domanda per Martin, hai già giocato qui, che squadra ti aspetti rispetto all'anno scorso? L'anno scorso loro hanno fatto un gran campionato, quest'anno hanno qualche
Sì, certo, ma Everton ha sempre una squadra forte. Qualche giocatore sono cambiati, ma loro hanno comprato Sigurdsson, Klaassen, Rooney, tutti giocatori molto molto forti. L'anno scorso eh, eh, giocavano molto bene, sono un po' in difficoltà, ma loro hanno una squadra forte. Anche domani sarà una partita tosta. Martin, you played here last year against Everton. Everton had a fine season last year, and obviously we know that they're struggling a little bit this season. So what sort of an Everton team do you expect to be playing against tomorrow? Well, the answer to that is that I think that Everton are always a very strong team. We know that since last year they've let some players go, but by the same token they've brought in some very strong players, very good players such as Sigurdsson, Klaassen, Rooney, all of whom are good players. So yeah, last year they were having a good season. This year they're experiencing a few difficulties, but they're still strong, and so I'm pretty sure that tomorrow is going to be a tough game. Ciao. Ti chiedevo, l'altra volta è rimasto, diciamo così, indispettito da differenze di rendimento in campionato e in Europa League, no? Adesso avete perso, vabbè, insomma, quindi una partita comunque per tempo avete giocato bene. Come si è dato un po' una spiegazione a questo fatto? Tu dicevi questa squadra forse punta alla testa solo all'Europa, invece No. E poi ti chiedevo di Caldara, se poi gioca, se poi dici. Non so cosa ho detto io l'altra volta, però non. No, avevi detto ha l'impressione, adesso le parole esatte non me le ricordo, l'impressione che si pensi un po' troppo all'Europa League. No, io devo dire la verità, non ho mai messo come alibi, penso proprio di no, sotto questo aspetto, come alibi il fatto di giocare l'Europa League, che sia una giustificazione per il campionato. Sono due competizioni diverse. In Europa League siamo partiti molto bene e indubbiamente in campionato abbiamo fatto delle buone prestazioni, ma non siamo stati, abbiamo avuto un andamento un po' altalenante, soprattutto in queste ultime partite. Ma non credo che non ho mai, solamente ecco, dopo Cipro abbiamo sofferto un po' di fatica, ma mai nelle altre partite. Credo che ci sia il tempo di recuperare sempre, anzi l'Europa ti deve dare una spinta anche al campionato. Credo che questo semplicemente il nostro in campionato è una situazione più difficile rispetto all'Europa. Nell'Europa siamo partiti bene, in campionato stiamo facendo, ma però io del campionato non sono così negativo. Io credo che dopo 13 partite noi abbiamo quello che abbiamo meritato fino adesso. Poi possiamo rimpiangere su un paio di punti, ma un po' come tutte le squadre, ma credo che quella sia stata la nostra. Se non abbiamo raccolto di più, perché non ci siamo riusciti, ma le prestazioni sono sempre state positive. Sì, anche la media punti in campionato è 1,5 e in Europa sono difficili fare paragoni, ovviamente. È veramente complicato fare paragoni di questo genere. Sì, però io credo che almeno a livello di prestazione ci siamo ripetuti sia in campionato che poi abbiamo alcune difficoltà che magari non ci permettono di fare di più in campionato, ma credo che questo rispecchi quello che abbiamo fatto fino adesso e non lo ritengo di sicuro negativo, ma neanche in campionato. I think after the last game you were. Vuoi chiedere adesso? Okay. I think after the last game, last time around, you said that you were a little bit surprised by the difference in terms of performance between the league and the Europa League, and obviously now you've only just lost against Inter, which quite clearly is a tough game. But I think you said something about perhaps there was too much of a focus on the Europa League, perhaps from some of the players. And the manager asked for a little bit of clarification about that, because he said, I don't really remember saying something
quite along those lines, and nor do I ever believe that I've said that the Europa League is an alibi for our performances in Serie A. I think they're two different competitions. We made a very good start to the Europa League, and I think that we've been performing well in the league as well, in the domestic league, although we've had a few ups and downs, particularly most recently. I think that particularly after the game in Cyprus, the players came back tired, and that was an issue. But I don't think that I've said that about other games in the Europa League. And in fact, if anything, I think that the Europa League should give you a little bit of a momentum going into league games. So I don't really think that we can say after, I think, 13 games so far in the league, we've got anything more or less than we've deserved to get. I think, obviously, like some teams, we've probably lost a couple of points here and there out on the pitch. But nevertheless, I think that we've been performing well in the league. In any case, you can't really compare the two. You can't compare how many points we've got in each competition or the goals scored. I think the important thing, as far as I'm concerned, is that we've performed well in both competitions, but perhaps we've got better rewards from our performances in the Europa League than in the league thus far this season. No, Caldara è recuperato. Questo non lo so, però è recuperato. Yeah, the second question to that was about the player Caldara and whether or not he was going to play tomorrow, and the answer is, well, he's fit. Whether or not he's going to play is a different matter, but he's ready. Prima ho detto che nell'ultime partite il campionato è stato, no, il campionato in generale è stato continuamente altalenante, ho utilizzato questo termine. Domani, a parte il punto, si aspetta magari anche qualche risposta particolare sulla prestazione generale della squadra, su qualche singolo. No, io so che noi dobbiamo fare un'ottima prestazione, come abbiamo quasi sempre fatto, perché su questi campi per ottenere noi vorremmo fare il punto senza sentire il risultato di Lione, quindi abbiamo la necessità di fare un punto in 2 partite per avere la matematica qualificazione. Per arrivare primi sappiamo che dobbiamo, indipendentemente dalla partita di domani, sarà decisiva quella con Lione. Questo è aritmetico, non è che lo scopro io, però vorremmo arrivarci con le nostre forze e comunque domani cercheremo di fare il massimo possibile per raggiungere questa qualificazione, che per noi è indubbiamente importante. All'inizio del girone, all'inizio della competizione non era insomma, quindi siamo lì vicino, però bisogna chiuderla. Scusa, sarà aggiornato dai risultati del Lione, vuole essere aggiornato durante la partita o ha chiesto silenzio radio? Ma no, c'è chi ce lo dice. c'è chi ce lo dice, però non deve essere quello là, insomma, non sarà quello il punto, saremo concentrati sulla gara assolutamente. You've just said that in recent games have been your performances have been a little bit up and down, and obviously knowing that tomorrow we're going into the game, you need 1 point to secure qualification. So do you expect some kind of reaction and some kind of response from the players? Well, the answer to that is I think that we're going to have to play well, which is always the case when you're playing these kind of teams. We know that we need 1 point to qualify, but I'm not really focused on Lyon, far from it. We know we need to get 1 point to qualify from the last 2 games, but by the same token, the game which will decide whether or not we win the group, all being well, will be the final game against Lyon. So tomorrow is a game to get through, to get the point or points that are necessary to qualify. And for us, qualifying is a really big deal. It's really important, particularly when we think at the beginning of the season, none of us could have taken for granted that we were going to clinch qualification. And the second part of the question was, so will someone be listening to the radio then and keeping you up to date on what's going on in Lyon? And we said, well, not really, but yeah, probably a few will come through to us. We will know what's going on. Senti, quando c'è stato un momento in questa bella cavalcata in Europa che hai pensato questo girone poi non era così terribile, cioè hai avuto proprio la sensazione che ti saresti presentato a Liverpool da capolista, come detto. C'è stato un momento, una sensazione, non so, dopo la partita. Ma sai, questo è un girone
con poche squadre, poche partite dove i margini di recupero sono veramente bassi, quindi chi parte bene ha grande vantaggio, chi parte male ha difficoltà, poi gli diventa difficile recuperare. La prima partita è stata importante, è chiaro, vincendo la prima con l'Everton abbiamo messo le basi, ma poi sono state tutte importanti. A Lione fare il risultato, forse più di tutto è stato anche che ci ha permesso insomma di arrivare così, è stato magari l'Everton che ha fatto meno punti, insomma, anche con le altre squadre, non solo all'andata, non so, col Cipro così, avesse fatto il fatto. Quindi adesso è matematicamente tagliato fuori, ma è stato la cosa inaspettata del girone è stata quella, insomma. So I think that obviously at the outset this group appeared to be really difficult. It was going to be a tough group to get out of. So I'm wondering whether there was any one moment when you realised, well, actually, perhaps it's not going to be as tough as we'd initially thought, and a moment when you thought, well, actually, we could end up going to Liverpool for this game against Everton, topping the group. I think that you have to bear in mind that with such a small number of teams in a group and small number of games, once you start getting ahead on points, then it's difficult for the other teams to come back at you. So it was vital, I think, for us to start really well. So undoubtedly the first game was very important against Everton, the victory against Everton, because that laid down the basis. We then went on and got a good result against Lyon. But perhaps the thing that has also helped us in particular, and the real surprise, is the fact that Everton have struggled in the group, and the fact that Everton have struggled, that they're already mathematically out at such relatively early stage. That is certainly something that's helped us as well. Ultima domanda, come valuti innanzitutto la tua stagione finora? Ci sono stati alcuni alti e bassi, e poi questo stadio probabilmente verrà demolito tra qualche stagione. Che differenza c'è tra quelli italiani e questo? L'impianto è molto diverso. Il calcio italiano è più tattica. Secondo me il calcio inglese è più veloce e più fisico. Mi piacciono tutte e due, ma è molto diverso. Per me è stata una bella esperienza qua in Inghilterra, ma mi piace di più il calcio italiano, ma anche non solo il calcio, ma anche la vita in Italia. E così ero molto contento che sono tornato a Bergamo. So how do you view your season so far? There have been quite a few highs and lows, I would imagine. And also we know that the stadium is going to be demolished in a few years' time. They're hoping to build a new stadium. So what's the kind of difference between playing in a stadium like this and stadium in Italy? Well, the difference in terms of the football between Italy and England is that here it's more physical, I would imagine. That's probably the best word. It's more physical, it's faster, whereas in Italy it's far more tactical. I have to say that I like both types of football, but they are very different. I had a great experience here in England when I played, but I have to say that I prefer not only football in Italy, but life in Italy as well. So I was particularly happy to be able to go back to Bergamo. Sì, perché per me individuale sì, voglio aiutare un po' di più questa squadra, perché penso non sto giocando il mio miglior. Sì, lentamente sto adattando e adesso mi sento forte, mi sento bene. Secondo me ho giocato bene domenica contro l'Inter. Questa partita
sentiva per me un po' come 2 anni fa, e voglio continuare sì, questa tipo mio calcio. Sì. From a personal point of view, I'd like to do more to help the team. I think I'm probably not playing at my best at the moment. I'm adapting slowly but surely, and I'm beginning to feel strong. I'm feeling good. I think that I put in a good performance against Inter on Sunday. I was feeling back to perhaps how I was playing a couple of years ago, and that's what I want to continue doing. Ultimissimo. Sì, senti, noi e voi, nel senso di italiani e olandesi, abbiamo qualcosa in comune, che non si va ai mondiali. E voi neanche dopo i playoff, quindi vi siete risparmiati questa sofferenza. Ecco, nel tuo caso, nel caso dell'Olanda, scusa, com'è la situazione? È paragonabile con l'italiano perché sta vivendo un momento di crisi generale, se non sbaglio, non mancano poi talenti. Scusi, Presidente. Sì, ma è difficile dire qualcosa. Si è fatto un'idea. Sì, in Olanda, abbiamo mancato anche l'Europeo 2 anni fa, così c'è un problema più grande. Sì, è difficile dire che cosa è il problema. Abbiamo giocatori forti, ma anche adesso Robbe è fermato, Van Persie probabilmente ferma, e ci devono venire altri giovani. Speriamo come un paese che facciamo meglio. Sì. I guess that the Dutch are a little bit like Italy. Well, in fact, Dutch and Italians have both got something in common in that neither of us are going to go to the World Cup, although at least you got knocked out before the playoff stage, so you were spared that drama. Do you have some kind of idea of what's going on in Holland at the moment and with the football? Present company accepted, there seems to be a bit of a lack of talent perhaps. Well, all I can say to that is, well, first of all, it's really difficult to say. I mean, we have to bear in mind that Holland also missed out on the Euros in 2016 as well. So probably the problem is even bigger than it may well be in Italy. It's difficult really to know what's happening. We've had strong players, we have strong players, but now, of course, there are players like Robben and probably Van Persie who are going to retire from international football. We need young players coming through, and so hopefully with those young players coming through, then we'll be able to do better. Scappare, grazie.